Opel Grandland cambia in tutto e oggi vediamo come fuori, come dentro e soprattutto grazie alla concessionaria Manzotti come va su strada e quanto è efficiente. Ma prima di partire dal design, vi invito a iscrivervi al canale perché tantissimi di voi guardano i video ma non è iscritta. Non vi costa nulla, se volete supportare queste tipologie di prove, è un super supporto, ma soprattutto da oggi testiamo le nuove vetture per almeno quando le avrò per un paio di giorni in un tragitto standard, così potremo paragonare tutti i consumi, ma di questo ne parleremo dopo. Ma partiamo appunto dal design, perché la nuova Grandland cambia in tutto, è più lunga, 4,65 m, una larghezza di 1,90 m, altezza di 1,66 m, ma per quanto riguarda il design è più muscoloso, più massiccio. Nella parte anteriore abbiamo tutta una calandra completamente chiusa con il logo nuovo di Opel che è in 3D, quindi veramente molto interessante, soprattutto di notte è molto bello perché ti accoglie con questa animazione di luci. Ovviamente tutta la firma è LED e soprattutto con una linea qua nel cofano che cerca di farla diventare ancora un po' più muscolosa, insomma. Per quanto riguarda i pneumatici abbiamo 235/50 su un cerchio da 20 pollici e visto che siamo al posteriore, insomma, le linee sono anche un pochino più nette, più muscolose, forse anche un pochino più azzardate, ecco, con anche uno spoiler qua davanti dove viene integrata anche la lucina per lo stop che cerca di appunto di massimizzare il flusso aerodinamico, ma soprattutto con un fascio LED che cerca di collegare il faro sinistro sia quello destro con appunto anche una scritta Opel che è integrata qua in mezzo, che è anche una novità. Ma visto che siamo al posteriore, insomma, qua troviamo anche il portellone elettroattuato e abbiamo una capacità di bagagliaio fino a 550 litri con una suddivisione dei sedili 60-40 e con un bagagliaio che arriva fino a 1645 litri di volumetria. Salendo a bordo la prima cosa che si percepisce è ovviamente lo spazio. Abbiamo sedili che sono certificati AGR, quindi veramente molto comodi. Ci ho fatto fino adesso circa un centinaio di chilometri in questa mia, diciamo, tragitto standard. Devo dire che sia nella parte anteriore che al posteriore per quanto riguarda i passeggeri veramente notevole. Siamo accolti da un quadro strumenti digitale da 10 pollici, al centro abbiamo sempre un quadro strumenti ma da 16 pollici in questo allestimento, se no l'allestimento base permette anche un infotainment da 10 pollici, ovviamente tutte le funzionalità per quanto riguarda Apple CarPlay e Android Auto in wireless. Particolarità è anche questo piccolo pezzetto di plastica che è opaco, perché sotto abbiamo ovviamente la ricarica wireless, ma è stato fatto soprattutto per non diciamo far invogliare tra virgolette chi guida se per esempio ci arrivano delle notifiche, così non riusciamo appunto a vedere. Secondo me è una grande furbata. Abbiamo anche le prese USB-C, quindi nulla da dire, e in mezzo abbiamo un tunnel molto generoso con anche degli alloggiamenti qua sotto, però insomma lo spazio c'è. Forse per chi è un pochino più alto va a sbattere il ginocchio qua appunto con il tunnel. Il volante invece è piccolino, il giusto. Abbiamo anche dei pedal qua dietro per quanto riguarda in questo caso la frenata rigenerativa e ovviamente anche i tasti per quanto riguarda il cruise control adattivo, le funzionalità anche per la chiamata eccetera. L'unico difetto forse è che i tasti sembrano un pochino cheap, però diciamo non sono adattivi ma proprio sono tasti veri e propri, quindi anche sotto quel punto di vista non è per niente male. Per quanto riguarda i sedili volevo farvi vedere una piccola particolarità, perché ovviamente sono qua in questo caso elettrici, ma soprattutto abbiamo anche la possibilità di aumentare l'estensione tramite questo cuscinetto con una piccola leva qua sotto, che è sicuramente molto comodo per chi è molto alto. La qualità dei materiali nel pannello porta: abbiamo nella parte superiore sempre un tessuto morbidino con anche le
cuciture che sono fatte molto bene. Nella parte centrale abbiamo sempre un altro tessuto un po' più rugoso che è sempre piacevole al tatto. Nella parte centrale invece abbiamo sì una similpelle ecopelle che rende tutto un pochino più rigido, e ovviamente nella parte inferiore abbiamo sempre plastica rigida. Vedete anche integrate le bocchette dell'aria che esattamente si collegano là in quella sezione quando si apre la portiera. Ve la faccio vedere un attimo in live. Eccola qua, quando si chiude ovviamente l'aria passa da qua e quindi anche al posteriore non è per niente male, quindi c'è sia raffrescamento che riscaldamento. È una piccola particolarità, visto che siamo qua negli specchietti, che quando siamo nelle fasi di parcheggio lo specchietto si declina verso il basso per aiutarci ovviamente a non prendere qualche scalino o qualche ostacolo, quindi funzionalità veramente molto gradita. Il pannello porta posteriore invece nella parte superiore troviamo della plastica rigida, invece al centro troviamo sempre quella zigrinatura, quel tessuto che abbiamo visto nella parte anteriore, così come anche il bracciolo, e infine ovviamente nella parte inferiore plastica rigida. Il passo di 2,78 m si fa ovviamente più notare nei sedili posteriori. Qua la comodità è veramente altissima. Fate conto che ho fatto provare questa auto a una persona che è quasi 2 metri di altezza e aveva ancora così tanto di spazio rispetto al tetto. Beh, io sono comunque alto 1,70 m e ho più di 10 cm di spazio, quindi tenete conto che qua c'è veramente tantissimo spazio. Ovviamente ora il sedile è inclinato, impostato per la mia statura, ma anche per quanto riguarda le ginocchia si sta veramente molto comodi. Ovviamente la piattaforma permette un pianale quasi completamente piatto, c'è soltanto un piccolissimo scalino, e ovviamente qua la comodità è veramente molto alta. Per completare un attimo la parte posteriore abbiamo una tasca superiore piccolina, ovviamente la tasca un pochino più grande nella parte inferiore. Il pianale, come vi dicevo, è quasi completamente piatto, però insomma è praticamente piatto. Ovviamente le prese USB per la ricarica, e visto che ci siamo, qua si vede forse un pochino meglio, abbiamo anche un pozzetto veramente molto capiente che permette appunto di mettere tutti gli oggetti, e vi faccio vedere anche un pochino da così tutta la parte della plancia, che ovviamente è in plastica rigida, ma ovviamente con questa zigrinatura che sembra appunto finto carbonio, però insomma vedete che più o meno cerca di collegare sia la parte destra che quella a sinistra. Ma soprattutto abbiamo il tetto panoramico con la tendina che si chiude, anche il tetto si chiude, quindi d'estate veramente una grande cosa, ma soprattutto arriva tantissima luce. E ora veniamo alla guida di questa Opel Grandland, vettura 100% elettrica che poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, una piattaforma che abbiamo già imparato a conoscere l'anno scorso con la Peugeot 3008, però con la versione ibrida da 136 cavalli. E se ricordate, l'anno scorso avevo detto appunto che secondo me questa piattaforma appunto è più indicata più che altro su vetture appunto elettriche, perché se per esempio con l'ibrido abbiamo una proporzione tra massa e peso un po' sbilanciata, qua con l'elettrico siamo veramente molto a fuoco. Piattaforma STLA Medium che sulla Opel Grandland viene declinata in 3 versioni. Abbiamo la standard, che è questa qua che abbiamo in prova, con batteria da 73 kWh, motore elettrico da 213 cavalli e 345 Nm di coppia. Abbiamo anche un'altra versione con lo stesso motore, però diciamo una standard range plus con una batteria da 82 kWh e che permette appunto un'autonomia di poco più superiore di 580 km, se non ricordo male 585. Qua sono dichiarati invece circa 520 km di autonomia in WLTP, però a parte l'autonomia, che dopo ne parliamo perché ho una novità per voi, c'è anche la long range con batteria da 98 kWh e autonomia fino a 700 km. Questa qua, la long range, arriverà un po' più in là. Secondo me la versione base è quella più a fuoco, quella più azzeccata. Siamo sui
2100-2200 kg di peso di massa, e soprattutto una vettura che ok pesa un po', forse non è sportiveggiante, ma con uno 0 appunto 0-100 che viene ricoperto in 9 secondi, secondo me è super indicato su questa vettura, perché non è stata fatta per la sportività, ma è stata fatta solo e esclusivamente per il comfort di guida, che è veramente ottimo, perché si viaggia veramente molto bene, le sospensioni assorbono molto bene le disconnessioni dell'asfalto. Se uno si vuole divertire su questa STLA Medium, mi ripeterò, perché l'anno scorso sulla 3008 diciamo che è ancora più confortevole perché la motorizzazione non lo permetteva. Qua ci si può anche divertire tra le curve, perché comunque abbiamo la prontezza dell'elettrico, ma soprattutto un raggio di sterzata che è veramente incredibile, perché parliamo di 10,9 metri, che su una vettura di più di 4,60 m veramente tanta roba. Ovviamente se uno si vuole un po' divertire, l'accelerazione dell'elettrico è notevole e quindi c'è anche un po' di appoggio, lei non si smuove di una virgola, ovviamente ben piantata a terra, quindi grazie anche ovviamente a un pacco batteria che è sul pianale, appunto permette di guidarla anche in modo un pochino più sportivo e ci si può anche divertire. Però ripeto che questa vettura è fatta esattamente per le famiglie, secondo me, perché è una vettura molto confortevole, si guida molto bene, perché si guida veramente molto bene. L'elettrica, secondo me, lo ripeterò per l'ennesima volta, è quella più indicata. Per quanto riguarda gli ADAS si comporta abbastanza bene, perché forse sono un pochino bruschi, soprattutto ad esempio in autostrada. Per quanto riguarda comunque il lane assist si comporta abbastanza bene, un pochino brusca quando troviamo un'auto un po' più lenta di noi, però insomma niente di che. Una cosa che ho riscontrato che non mi è piaciuta tantissimo è quando per esempio una vettura che è davanti a noi sta per girare a destra da una distanza di circa 10 metri, lei frena molto bruscamente. Questo forse si deve tarare un pochino meglio con qualche tipo di aggiornamento, ma a parte quello comunque mi sono trovato bene in questo viaggio che abbiamo fatto, questo diciamo quasi long test drive, perché comunque ora da Padova a Tonezza che farò questo percorso per vedere più che altro l'autonomia e anche i consumi delle vetture, riesco anche a capire un po' meglio come si comporta una vettura, appunto, e poi ovviamente con un po' di curve ci si può anche divertire e capire fino in fondo quanto si può portare al limite, tra virgolette, una vettura. Quando si va giù tutto, la coppia è erogata in modo esponenziale, quindi cosa significa? Significa che non è che ti dà la scossa, la botta come fanno le classiche elettriche, ma è molto esponenziale, soprattutto appunto per quella questione che vi ho detto prima, ovvero il comfort. Comunque in appoggio lei si comporta bene. L'unica cosa, come anche in questo caso io sono giù tutto, lei ovviamente va a smorzare un po' la frenata, quindi anche per quanto riguarda il controllo elettronico comunque funziona ovviamente bene. Ora siamo in un contesto dove c'è anche un po' di neve e un po' di umido, e comunque anche per quanto riguarda la parte di elettronica, anche per quanto riguarda la gestione di coppia, di accelerazione eccetera, devo dire che non ha nulla da invidiare anche rispetto ad altre auto che costano anche di più. Per quanto riguarda la frenata rigenerativa, lei si può gestire su 3 livelli, cosa molto gradita e anche molto interessante più che altro per l'ergonomia. Qua abbiamo dei paddle al volante, quindi servono per aumentare o diminuire la frenata rigenerativa su massimo appunto 3 livelli. Sul massimo livello lei è abbastanza grintosa, aggressiva. Purtroppo non abbiamo il one pedal drive, cioè la vettura frena fino a una velocità minima, tra virgolette, di 8-10 km/h, ma non si ferma completamente come altre vetture, in pratica come ad esempio Tesla, ma comunque è molto interessante perché comunque anche se siamo con la frenata rigenerativa
massima, e si può anche gestire molto molto bene, soprattutto nei contesti di discesa, o meglio qua in montagna. Insomma, io mi sono comunque trovato molto molto bene. E un ultimo aspetto che volevo anche dirvi riguarda anche un po' di frusci aerodinamici, perché l'abbiamo provata appunto in un contesto autostradale, dove ovviamente per quanto riguarda il comfort acustico è notevole, però a circa 130-135 km/h si sentono un po' di frusci nella parte del montante, nulla di che, però un piccolo appunto. Ma ora arriviamo finalmente alla novità, perché d'ora in poi per tutte le auto che ho in prova per almeno 2-3 giorni potrò fare questo percorso, quindi Padova-Tonezza, un percorso molto impegnativo per le vetture, perché c'è un po' di urbano, si parla di circa 5 km, soprattutto autostrada, un po' di tangenziali, quindi velocità di 90 all'ora, quindi velocità media che è molto alta, e soprattutto il contesto montagnolo, tra virgolette, perché ovviamente c'è sia la salita che la discesa. Ovviamente in discesa abbiamo anche il recupero di energia, quindi i consumi si attestano un po', e secondo me in questo contesto un po' impegnativo si può anche capire quanto è efficiente una vettura rispetto ad un'altra. Quindi andiamo a vedere quanto consuma questa nuova Opel Grandland. Per testare al meglio la Grandland seguiamo il nostro percorso standard da Padova a Tonezza del Cimone, un itinerario completo che ci permetterà di valutare i consumi. Quindi il percorso solo per l'andata è di 91 km e aggiungendo ovviamente il ritorno abbiamo un totale di 182 km. Quindi all'andata abbiamo consumato 29,4 kWh ogni 100 km e al ritorno sorprendentemente 13,2 kWh ogni 100 km, grazie ovviamente alle capacità di rigenerazione dell'elettrico, quindi con una media di 21,3 kWh ogni 100 km. Andando più nello specifico, in urbano la Grandland consuma 15,5 kWh ogni 100 km, in extraurbano siamo sui 16,8 kWh ogni 100 km e in autostrada siamo sui 24 kWh ogni 100 km, con una media complessiva di 18,7 kWh ogni 100 km. Quindi Opel Grandland, perché sì e perché no? La Opel Grandland è una vera viaggiatrice e grazie all'ampia scelta di motorizzazioni si può optare dall'ibrido mild hybrid all'elettrico puro, con quest'ultimo più indicato per il vero comfort. Dentro la comodità è molto alta e quando si viaggia i passeggeri posteriori molto probabilmente si faranno delle grandi dormite. Lo spazio è completato da un bagagliaio da 550 litri e una soglia di carico completamente piatta. Da migliorare sono gli ADAS, un po' troppo aggressivi quando si tratta di decelerare. Alcune plastiche interne potrebbero essere migliorate, soprattutto nella parte dei montanti anteriori e dei tasti presenti sul volante. E infine alle alte velocità i frusci si fanno sentire, ma niente di troppo fastidioso. E visto che non abbiamo parlato di ricarica di questa Opel Grandland, ora andiamo a vedere, perché qua dichiarano 160 kW in corrente continua, a 11 kW invece l'alternata. Qua siamo al Tesla, quindi 3C, andiamo a ricaricare. Iniziamo, collega il tuo veicolo. Sessione, ora luce bianca, andiamo in quanto riusciamo ad andare. Sta andando, ok, è andata la luce verde. Vediamo un attimo con qua quanto riesce a erogare, sempre se me lo dice, se no andiamo a vedere direttamente nell'app qua di Tesla. Siamo a 52 kW di potenza, 55, vediamo un attimo. Io come sempre dico non imposto il navigatore, non faccio niente, arrivo qua direttamente con batteria fredda proprio per vedere come si comporta. Resto circa 5 massimo 7 minuti, come è successo con
la Renault 5. Piccolo aggiornamento dopo 5 minuti, come il solito faccio aspettare 5 minuti perché appunto si deve riscaldare un po' la batteria, ma comunque siamo a 68 kW di potenza. Va detto, vabbè, 69, ora tra poco arriverà probabilmente 70. Va detto che c'è anche un'altra vettura, ci sono anzi altre vetture in ricarica. Mi sarei aspettato in realtà almeno quasi 100 kW, però sta di fatto che ricarica insomma non ottimale in queste condizioni. Ok che siamo al 39%, però comunque lei erogando anche fino a 160 kW di potenza mi sarei aspettato qualcosina di più. Ora stacco perché non mi serve più di tanto, e se proprio gli ultimi secondi ora faccio aspettare un minutino, bene, ma credo che comunque già siamo a 71 kW, 40% di ricarica, e insomma sta un po' salendo ma non più di tanto, ecco. Comunque il picco probabilmente si raggiunge come sempre sul 10-20% di batteria, siamo già al 40%, quindi bene ma non benissimo, direi, sotto questo punto di vista. Quindi la nuova Opel Grandland vi convince? Beh, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ma vi ricordo che oltre all'elettrica c'è anche il mild hybrid da 136 cavalli, che vi ho spiegato un po' come funziona appunto il nuovo sistema ibrido di Stellantis, e vi rimando al video che è uscito appunto settimana scorsa. E oltre al mild hybrid c'è anche l'ibrido plug-in da 195 cavalli, che costa anzi di più rispetto anche all'elettrica. Ma effettivamente quanto costa questa nuova Opel Grandland? Beh, state vedendo la tabella, si parte da 35.500 euro fino ad arrivare a 44.450 euro. La versione che abbiamo provato è l'allestimento GS con appunto batteria da 73 kWh, che parte appunto da 43.450 euro. Però insomma ora voglio ringraziare assolutamente la concessionaria Manzotti che ci ha lasciato appunto la Opel Grandland in prova. Se volete un preventivo, insomma, beh, vi lascio qua sotto il link per quanto riguarda dove poterli trovare. Però ora io voglio sapere da parte vostra cosa ne pensate di questa Grandland, vi aspetto tra i commenti, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e visto che ci siete lasciate un like, è tutto gratuito, quindi se volete supportare queste prove e nuovi anche contenuti, beh, potete farlo semplicemente così. Quindi buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.